Ciao a tutti, benvenuti e ben ritrovati nella mia cucina italiana. Oggi facciamo una ricetta veramente meravigliosa. Guardate che meraviglia, questi gnocchetti sardi. Oggi li facciamo con le vongole, però non con le vongole quelle veraci, quelle grosse, anche se li potete fare tranquillamente anche con quelle, ma li facciamo con i lupini di mare, che sono queste vongole del Mediterraneo, che sono una roba spettacolare. Allora, prima di tutto hanno molto più sapore delle vongole veraci, ok? E poi c'è una questione che è anche importantissima in questo periodo: il prezzo. Vongole veraci a 27,90, lupini di mare 1 chilo 3,99 €. Non mi credi? Guarda qui. Hai visto? Eh sì, ragazzi, bisogna anche sapere fare un po' la spesa, quindi è un piatto nobile, preziosissimo, però anche veramente molto economico. Allora, di fregola, quindi di questi, no, non di fregola, ecco, però ho sbagliato a dirlo, ma in realtà si può fare la stessa ricetta anche con la fregola, ok? Poi un giorno la facciamo perché da ciuparsi lo sdedos. Allora, di gnocchetti sardi ne abbiamo bisogno 250 grammi, ok? Poi di vongole ne abbiamo bisogno invece 1 chilo. Attenzione, i lupini, questi qua, anche se vengono diciamo spurgati in maniera industriale, bla bla bla, contengono sempre della sabbia, sempre. E allora, quando arrivate a casa, seguite il video che ho fatto, vi metto qua sotto il link in descrizione, per spurgarli, quindi per eliminare quella parte ancora di sabbia residua che loro hanno al loro interno, ok? Quindi 250 di gnocchetti, 1 chilo di vongole, poi un peperoncino, uno spicchio d'aglio, prezzemolo, un paio di pomodorini ci vogliono, danno quella cremositaggine, non sono pachino, questi qua sono dei pizzuttello, sono dei pomodori un po' carnosi, quindi abbiamo bisogno di un pomodoro che abbia un po' di corpo. Va bene anche, sapete cosa ci sta bene? Anche il cuore di bue, tanto per intenderci, proprio per la sua polpa, proprio per la sua carnosità in questa ricetta, in altre no. Un limone, ci servirà un po' la sua crosta da grattugiare sopra, un po' di zest, poi Sardegna. Se non utilizziamo un pochino di bottarga non fa niente, però se ce l'abbiamo e a fine piatto gli diamo una spolverata, tanto di guadagnato. Io ce l'ho e ce la metto, se non ce l'avessi non ce la mettessi. Ok, olio extravergine di oliva di altissima qualità, ragazzi. Questo sapete, quello del mio amico Giuseppe, mio fratello, che è grande, lui fa l'olio, quest'olio italiano 100%. Grande Giuseppe, ti quiero mucho. E poi, per chiudere, un pochino di pepe e un pochino di sale. Facili gli ingredienti, niente vino, ok? Però se non volete il pomodoro, allora dovete mettere, per bilanciare quella parte acida, nella sfumatura delle vongole un pochino di vino bianco, ok? Allora lì avrete tutto il bianco, quindi o pomodoro oppure vino. Tutto fatto, tutto detto, tutto chiaro. Cominciamo dunque la preparazione. Olè! All'interno di una padella inseriamo un po' di olio extravergine di oliva, dei bordi alti ovviamente, mettiamo anche un gambetto con qualche foglierina così di prezzemolo, uno spicchio d'aglio, lo tagliamo così grossolanamente, non lo facciamo troppo piccolino, così più che sufficiente. Inseriamo anche lui, peperoncino al gusto, anche questo non lo tagliamo troppo fino, e inseriamo dentro. Poi mettiamo le vongole e aggiungiamo un bicchiere di acqua. L'acqua deve essere a questo livello, quindi dobbiamo coprire per bene le vongole. Aggiungiamo anche un pochino di pepe e mettiamo il coperchio. Intanto mettiamo dell'acqua a bollire, con l'altra parte di prezzemolo eliminiamo i gambetti
e teniamo soltanto le foglioline, quindi facciamo così in un bel pugnetto e poi tritiamo finemente anche il prezzemolo, lo rilasciamo piano piano, vedete? Così si riesce a tritare facilmente. Mamma mia, il profumo che sentite qua in questo momento sarà poi il sapore che avrete nel piatto, Le facciamo andare fino a che non si saranno aperte e avranno rilasciato la loro meravigliosa acquetta, guardate, vedete che ha cambiato colore? Spettacolo! Come vi dicevo prima, se non volete utilizzare il pomodoro, che poi adesso vi faccio vedere come va trattato, allora lì all'interno della padella dove state facendo aprire le vongole, insieme al bicchiere d'acqua inserite anche il bicchiere di vino, un mezzo bicchiere, giusto un pochino, Guardate qua, guardate qua, guarda come si stanno aprendo. Wow, che profumo! Che spettacolo! Fuoco bello vivo, perché dobbiamo farle aprire velocemente. Ora sicuramente qualcuno dirà, ma se fai così poi diventeranno di gomma, diventeranno dure. No, invece no, assolutamente no. Se sono all'interno dell'acqua, loro non rilasciano la loro acqua, cioè la rilasciano sì, ma non così velocemente, e non diventano di gomma, non diventano di chicless, come si suol dire, rimangono morbide. Comunque, guardate, a questo punto che sono tutte aperte, spegnere il fuoco, mettiamo qui fuori dal fuoco, le recuperiamo per bene, vedete, e le mettiamo all'interno di una bulla a parte. Ora con un colino super fino, se volete anche una garza potete utilizzare, filtriamo questo meraviglioso brodetto, questo fondo di cottura. Allora, quello che vedete lì è una parte pepe, ma sicuramente, guardate all'interno della padella, sicuramente oltre al pepe, eccola qua, c'è anche della sabbia, ok? Nonostante siano state spurgate per bene, c'è sempre del residuo. Ecco, ci fermiamo qui. Ora qui abbiamo il liquido pulito. Mettiamo quindi sul fuoco, puliamo le vongole, quindi da una parte mettiamo il frutto e il guscio lo buttiamo dall'altra parte. All'interno di quest'acqua che sta bollendo mettiamo un pochino di sale, così, non tantissimo, però un pochino ci vuole. Poi facciamo un taglio così sopra i pomodori e glieli mettiamo dentro. Non è tantissima acqua, e voilà, basta poco, vedete? Un minutino e sono pronti. Guardate come viene via la pellicina, facile, in questa maniera. Quindi li tagliamo a metà e la metà la tagliamo a metà ed eliminiamo questa parte che è quella dei semi e teniamo da parte solo questi, ok? La pura polpa, e la tagliamo così in cubotti. Facciamo tutto quanto così. Questi sono i frutti delle vongole, ok? E questi invece sono i gusci. Allora, o li potete eliminare se volete, oppure se volete avere un profumo ancora più importante, inseriamo i gusci delle vongole all'interno di quest'acqua. L'acqua è giunta a bollore, inseriamo i pomodori insomma, mescoliamo per bene il tutto e aggiungiamo anche la pasta, rimettiamo il coperchio e a fuoco medio continuiamo così la cottura. Intanto all'interno di quest'altra pentola, guardate l'acqua, vedete che ha acquisito questo colore, ecco, ha acquisito anche molto sapore dovuto proprio da
dai gusci delle vongole, anche dalle parti residue che abbiamo lasciato. Qui dentro ci sono anche c'è l'aglio, c'è il prezzemolo, c'è il peperoncino, ci sono tutto ciò che abbiamo filtrato, ad eccezione appunto della sabbia, e lo facciamo cuocere per bene, quindi lo facciamo andare a fuoco medio, perché così riusciamo a insaporire bene il tutto. Ci vorranno affinché sia pronto circa 20 minuti. Guardate che meraviglia, guardate come è cremoso già di natura, il tutto. Ora qui il tempo è finito, non serve andare avanti oltre, facciamo un po' come con il risotto, prendiamo un po' di questo brodo, lo filtriamo nel caso ci dovessero essere delle impurità, mettiamo un pochino e voilà, e poi mescoliamo bene il tutto, rimettiamo il coperchio e a fuoco medio continuiamo così la cottura. Ci siamo ragazzi, guardate che meraviglia. Se è troppo brodosa alzate il fuoco, ok, manca un minutino al tempo di cottura della pasta, inseriamo i frutti di mare, le vongole, mescoliamo bene il tutto. Guardate che spettacolo, ma di che cosa stiamo parlando? Portiamo giusto a temperatura e voilà, stop, spegniamo il fuoco, aggiungere un pochino di prezzemolo, così, che deve proprio stare all'interno, poi una parte la metteremo sopra nel piatto come decorazione, ma questo diciamo è quello che conta. Guardate la cremositaggine, fantastico. Saltare bene è importante, perché dobbiamo far emulsionare il tutto per ottenere questa meraviglia, la crema. Ragazzi, di che cosa stiamo parlando? Guardate che delizia. E voilà, andiamo quindi ad impiattare. Ci siamo. Wow, 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 wow. Mettiamoci un pochino di questa cremuzzina. Deve essere morbido come piatto, davvero. Questo è per 2 persone, mi raccomando, non fatemelo diventare per 4 persone, perché se no qua non ci siamo. Eccolo qua, eccolo là, tralala. Poi allora è solo decorazione ragazzi, mettete qualche guscio così, poi se volete gli mettete così qualche cosa che si intravede, che serve per dare un po' un gioco, colore al piatto. Non mettete troppi gusci, perché poi dopo li dovrete scartare, ok? Quindi giusto una robina così. Poi per chiudere, se c'avete un pochino di bottarga, ok, giusto così, un profumo sopra. Se non ce l'avete fate finta di non avercela e quindi non ce la mettetecela. Poi zest di limone, possiamo fare una roba di questo tipo, ok, vedete, perché rilascerà freschezza, darà una nota particolare, così, giusto così. Poi se non avete questo utilizzate una grattugia, gli date una grattugiatina così veloce. Pepe, giusto un odore, un profumo, prezzemolo che cada un po' qua e un po' là, e per chiudere un filino d'olio extravergine di oliva. Ecco, in questa ricetta, se avete questo olio extravergine di oliva al finger lime, che non si può chiamare extravergine di oliva al finger lime, anche se già vi ho raccontato tutta la sua storia, 4 gocce così faranno fare a questo piatto proprio un passaggio da così a così. Se non avete questo, l'olio extravergine di oliva normale, gliene mettete giusto proprio un profumo, una roba così, proprio una goccia, e
va benissimo, ok? E adesso andiamo a fare la prova dell'assaggio. Il piatto è pronto e voilà. Allora, l'intensità, il profumo, il sapore disarmante, c'è qualcosa di indescrivibilmente spettacolare, ma andiamo a fare subito la prova dell'assaggio, mi consenta. Allora, vieni qua, togliamoli questi cosini qua che servono solo come decorazione, quindi sdecoriamo il piatto e poi guarda, oh ma che cosa, sentiamo. Mamma, che esplosione di mare in bocca. Guarda, mamma mia. Credetemi ragazzi, cioè io mi sono visto questo piatto, mi viene da piangere, perché mi sono toccato all'occhio col peperoncino. No, non è vero. Allora io mi vedo seduto in riva al mare in un ristorantino di quelli top, belli, dove ti fanno da mangiare davvero, no? Queste minchiatine così. Un buon bicchiere di vino bianco freddo, proprio così, riva al mare, brezze di mare, e poi fai così, guardi la tua donna e dici alla prossima video ricetta, lo sai come si fa? Vi ricordo i miei libri e iscrivetevi al canale ragazzi, iscrivetevi al canale, commentate.